Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo dei Longobardi e della caccia. Bentornati, come sempre un ringraziamento ai nostri Patreon, ai nostri abbonati che vedono questi contenuti in anticipo, anche a chi decidesse di supportarci su Typee, ma in particolare oggi un ringraziamento speciale all'utente noto come Fuferito, che ha deciso di supportare il nostro lavoro, in particolare l'ultima puntata del podcast in cui leggiamo brani di opere originarie dell'Alto Medioevo. Abbiamo iniziato con Paolo Diacono, adesso siamo al Beowulf. E dicevo, ha deciso di ringraziarci utilizzando un sistema che in effetti non ho mai pubblicizzato qui sul canale, cioè il super grazie. Per chi sia pratico di YouTube è possibile in effetti ringraziare i produttori di contenuti comprando un ringraziamento, e questo è quello che ha fatto il nostro Fufferito. Grazie mille per il supporto. Bene, veniamo all'argomento di oggi, la caccia. Innanzitutto, perché parlarne adesso? Beh, perché questo è il periodo dell'anno preferito dai re germanici per cacciare. Come facciamo a saperlo? Non lo sappiamo dai Longobardi, le cui informazioni sulla caccia le riceviamo principalmente dall'editto di Rotari e da alcuni brevi riferimenti nell'Historia Longobardorum. Lo sappiamo dagli annali dei re franchi. Come tutti voi ben sapete, essendo iscritti a questo canale, mi raccomando, se non lo siete, iscrivetevi e cliccate la campanellina. I Franchi porranno fine al regno longobardo conquistandolo, in particolare nella persona di Carlo Magno, ma rimangono dei vicini ingombranti della storia longobarda durante tutto il periodo italiano e con grossi punti di incontro nonostante le differenze. Quindi prendere spunto da questi annali non è sbagliato nel tentare di affrontare quello che potesse essere l'aspetto socio-economico della pratica venatoria nel periodo alto medievale e in particolare in quello longobardo. Sappiamo ad esempio che Carlo Magno era solito cacciare in autunno. Più volte viene citata questa cosa, proprio fra ottobre e novembre. In un riferimento citato invece da Paolo Galloni in uno dei libri che troverete in bibliografia, viene fatto presente come Ludovico il Pio volesse cacciare in autunno perché in estate i cervi erano troppo grassi. O ancora sempre Galloni nel descrivere le dinamiche della caccia nobiliare nell'Alto Medioevo sottolinea come l'autunno con la stagione degli amori dei cinghiali e quindi la loro maggior pericolosità diventasse una prova più adatta dei guerrieri. Sì, perché uno degli aspetti che noi non dobbiamo mai dimenticare parlando della caccia in questo periodo storico è che dobbiamo vederla su due piani e su due livelli. I due piani sono quello simbolico e quello economico, e i due livelli sono quelli della caccia, diciamo dei nobili, per usare un termine forse un po' anacronistico, e invece della caccia di sussistenza che andava ad arrotondare il paniere della popolazione di censo meno elevato. Nel caso dei nobili, la caccia si mostra come una guerra in tempo di pace, un modo quindi per dimostrare il proprio valore militare, per tenerlo in allineamento e per addestrare i giovani alla pratica bellica. Del resto, nella caccia si andavano ad utilizzare le stesse armi che poi si utilizzavano nella guerra, anche se chiaramente con tecniche diverse, e quindi le lance, ma anche le spade e soprattutto le frecce. Alcuni dei regnanti che succederanno poi ai Carolingi una volta finito l'impero, nelle varie sedi, verranno descritti dai loro storici personali proprio come abili cacciatori, con l'obiettivo di dimostrare quindi un valore militare che ben si adattava alla figura regale. Il cacciatore quindi è anche un guerriero in base alla preda che caccia. Non sappiamo tantissimo di quali fossero le tecniche di caccia, in questo ci viene più in aiuto il materiale longobardo. Adesso leggeremo insieme alcuni passaggi dell'editto di Rotari, ma prima di questo facciamo riferimento invece a un passaggio della Historia Longobardorum di Paolo Diacono.
Siamo nel libro sesto, parliamo di Liutprando e il brano riguarda tutt'altro, ma a un certo punto Liutprando decide di andare a una battuta di caccia. Essendo dunque andato il re Liutprando nel bosco urbe per cacciare, uno dei suoi compagni, nel tentativo di colpire un cervo con una freccia, ferì senza volerlo un nipote del re, cioè un figlio di sua sorella di nome Aufuso. A noi non interessa poi come proceda la vicenda. Quello che ci interessa è vedere come una preda degna di un re è un cervo, o quantomeno del seguito del re, come la caccia sia un'attività di gruppo, in cui di nuovo si cementano anche i legami di fedeltà e in cui si possono utilizzare armi come le frecce, l'arco e le frecce, che normalmente nella critica contemporanea vengono relegati come armi di secondo piano rispetto al valore guerriero germanico. Questo episodio, con l'utilizzo addirittura all'interno di una battuta di caccia regale dell'arco e della freccia, mette in tutt'altra luce la presenza di questi elementi nelle necropoli, nei corredi funerari. Noi infatti, se guardiamo l'archeologia, troviamo molto spesso la presenza di frecce, di punte di frecce e di riferimenti agli archi. Se guardiamo a Cividale, ad esempio, ho già citato più volte la presenza di un elemento terminale in osso appartenente a un arco ricurvo di origine asiatica, probabilmente di ispirazione avara, con tutto il suo set di frecce a tre alette, anch'esse di ispirazione avara. Ma troviamo anche frecce più canoniche, quindi con la tipica punta, ma con il corpo ritorto e decorato. In questo caso senza l'arco, probabilmente perché si trattava di archi in materiale completamente ligneo e quindi non sono arrivati fino al giorno d'oggi. Questo tipo però di incrocio fra il dato letterario e il dato archeologico ci fa forse capire meglio perché fosse importante deporre anche nella tomba, e guarda caso spesso anche in tombe di bambini, elementi come le punte di freccia. Forse proprio per questo valore della caccia come identità del popolo guerriero. Ma cosa sappiamo di questa caccia quando non era quella simbolica, quella regale, e come doveva svolgersi? Ci viene in aiuto appunto l'editto di Rotary, con diversi passaggi. Non ve li leggerò tutti perché potrebbe essere un po' noioso, ma proviamo un attimo a leggerne alcuni e a capire quali sono i sottotesti e le comunicazioni che questi passaggi ci danno. 309. Dell'animale selvatico. Se un animale selvatico è ferito da un qualsiasi uomo e nel suo furore uccide un altro uomo o gli provoca un qualsiasi danno, allora colui che l'ha ferito paghi la composizione per l'omicidio o per il danno, ma con questa condizione, che si riconosca la colpa del cacciatore fintanto che lo insegue o lo inseguono i suoi cani. Se invece abbandona l'animale e si allontana da esso e poi quello stesso animale provoca un danno, non si reclami presso colui che l'ha ferito o aizzato. Un passaggio quindi legato agli incidenti di caccia, che anche in assenza delle armi da fuoco, noi sappiamo benissimo come al giorno d'oggi gli incidenti di caccia siano un episodio molto frequente, dovevano accadere anche all'epoca, ma doveva essere più raro essere colpiti da una freccia altrui, quanto invece poteva essere più frequente incontrare un animale ferito, perché ricordiamo che nella caccia, ad esempio con l'arco, diventa fondamentale colpire l'animale nella zona cuore-polmoni. Perché? Perché un colpo in quella zona causa il collasso fisico dell'animale per soffocamento e in pochi metri, ha poco tempo per fuggire ed allontanarsi. Se la freccia colpisce l'animale in un punto vitale ma diverso da questa zona, la fuga dello stesso può essere molto prolungata, durare oltre che diverse ore, essere anche particolarmente agonizzante. Ecco che in questo stato un animale ferito può attaccare altri esseri umani presenti nel contesto. Molto interessante tra l'altro il riferimento ai cani, quindi di nuovo una battuta di caccia in cui compaiono i cani che dobbiamo immaginare probabilmente di più tipologie, ovvero simili ai cani moderni, quindi animali magari da fiuto che seguivano le tracce, ma anche simili ai levrieri, ma di proporzioni molto differenti dai levrieri italiani, per intenderci più simili al nostro viziato Wolfhound che sta dormendo in salotto di là in questo momento accanto alla stufa, e quindi animali che appunto cacciavano in parallelo insieme al cacciatore. E dovevano esserci poi anche dei molossoidi perché abbiamo alcuni reperti centro-italiani che
fanno il pari con quelli invece nord italiani con i levrieri e che fanno vedere la presenza di alcuni molossoidi. Quindi dovevano essere degli animali specializzati in base alle loro funzioni, ma importanti, vedremo, avevano un valore proprio per la loro pratica venatoria. Della trappola. 310. Se un animale selvatico viene preso in una trappola o in una tagliola e provoca un danno ad un uomo o a del bestiame, paghi la composizione chi ha messo la trappola. Ok, altro incidente di caccia, questa volta passivo, si finisce, si incappa in una trappola e se ne pagano le conseguenze e di conseguenza si viene rimborsati. Interessante però, questa è un altro tipo di caccia, parliamo di prede completamente differenti. Difficilmente il tipo di preda che si caccia con una trappola, pensiamo ad esempio a una lepre, sarà poi pericoloso per qualcun altro, mentre un animale come quello del punto precedente, del titolo 309, doveva essere un animale di grossa taglia. Quindi già qui vediamo due tipi di caccia differenti, un tipo di caccia, se vogliamo, attivo e per prede di taglia medio-grande, e un tipo di caccia passivo, basato sulle trappole, per animali probabilmente di taglia medio-piccola. 311. Se qualcuno abbandona il suo cammino, si getta su di un animale selvatico ferito da qualcun altro o preso in una tagliola, oppure circondato da cani, volendo impadronirsene e viene ferito o ucciso, non si reclami presso colui che ha ferito o aizzato, ma lo imputi alla propria colpa e alla propria temerarietà di chi si è gettato su di esso di propria iniziativa con il desiderio di impadronirsene. Quindi vediamo anche in questo caso la potenzialità di pericolo insita nell'atto venatorio, ma anche il fatto che viene riconosciuto un suo diritto all'interno dell'atto venatorio di per sé. Il tentativo di sostituirsi al cacciatore originale che aveva aizzato o ferito la preda è giudicato chiaramente in maniera negativa, se poi bisogna prendersi la briga di assumersi le proprie responsabilità. Vediamo un po'. Oh, questo è interessante perché di nuovo torniamo agli animali che fuggono e al rapporto con chi incontra l'animale ferito da qualcun altro. 312. Dell'animale selvatico trovato ferito da qualcun altro. Se qualcuno trova un animale ferito da qualcun altro, o preso in una tagliola, oppure circondato da cani, o magari già morto, oppure lo uccide egli stesso e lo conserva, e si dimostra in buona fede, gli sia consentito prendere la spalla destra dell'animale con 7 costole. Quindi se il ritrovamento è fortuito, non lo si fa per dolo, e si termina l'uccisione oppure si preleva l'animale e lo si comincia a conservare, ecco che in questo caso viene riconosciuta una parte del merito della cattura e quindi in buona fede viene concesso al secondo cacciatore di portare con sé una parte ghiotta dell'animale, appunto la spalla e le costole. Pensiamo a quanti affettati oggi si producano con la spalla. Dell'animale selvatico nascosto. 313. Se qualcuno trova un animale selvatico ferito da qualcun altro o magari già morto e lo nasconde, paghi una composizione di 6 solidi a colui che lo ha ferito. Ecco, qui siamo nello stesso caso, ma manca la buona fede, si nasconde l'animale sapendo che apparteneva a qualcun altro, quindi niente pezzo dell'animale e in più sostanzialmente una multa. Questo poi, il punto che segue adesso, è particolarmente interessante nel dimostrare quanto questa attività fosse regolamentata e quindi di conseguenza quanto dovesse essere importante a livello economico alimentare, frequente e soggetta a diatribe di questo tipo. 314. Per quanto tempo un animale selvatico è riconosciuto appartenente al cacciatore? Se un cervo o qualsiasi altro animale selvatico viene colpito con una freccia da un uomo, è riconosciuto appartenere a colui che lo ha colpito con la freccia fino ad un'altra ora uguale del giorno o della notte, cioè per 24 ore da quando lo ha abbandonato e si è allontanato da esso. Ma chi lo trova dopo che sono trascorse le suddette ore non sia colpevole ma lo tenga per sé. Quindi abbiamo anche una tempistica cronologica di quanto l'atto iniziale dell'afferimento con la prima freccia dell'animale che poi fugge si riconduca alla proprietà. Quindi se tu ferisci un animale in maniera appunto da poi che questo animale venga ritrovato morto,
Hai 24 ore per reclamare la sua proprietà. Se passano più di 24 ore, il tuo atto di ferimento non è più valido, l'animale diventa di chi lo trova. Ci sono poi dei passaggi sulla presenza di cervi addomesticati, che è molto interessante, nel senso che vuol dire che quindi c'erano degli allevamenti di cervi, cosa che noi al giorno d'oggi sappiamo, fattibile, ma spesso non viene in mente pensando all'Alto Medioevo, quindi dobbiamo affiancare a una fauna selvatica anche una fauna semi-addomesticata. Ci sono dei passaggi interessanti, dicevamo, anche sui cani. Sentiamo un pochino. Ecco qui. Del cane rubato, 329. Se qualcuno ruba un cane, lo restituisca 9 volte tanto. Quindi il furto di un cane, che noi fino adesso abbiamo visto principalmente destinato all'attività venatoria, viene rimborsato con 9 volte il valore del cane stesso, a dimostrazione che è un atto che la legge punisce severamente, probabilmente proprio per l'importanza che questo animale aveva all'interno dell'attività venatoria. Siamo quindi di fronte a un fenomeno complesso, stratificato a livello sociale e con grandissime simbologie legate alla guerra, all'essere guerrieri, al riprodurre il combattimento, però anche legata alla sussistenza, alla necessità di unire a quello che si poteva avere dalle coltivazioni e dall'allevamento altre fonti di proteine molto ricche. E poi appunto attraverso i riferimenti franchi vediamo anche come addirittura la definizione di regalità passi attraverso il valore venatorio. Come possiamo concludere quindi questa riflessione sulla caccia nel periodo longobardo? Possiamo sicuramente dire che era un fenomeno centrale, quantomeno nella percezione. Non possiamo sapere effettivamente quanta attività venatoria venisse svolta nel corso dell'anno. Le indagini archeologiche ultimamente ci stanno dando moltissime informazioni a riguardo, soprattutto nei luoghi di abitazione. Pensiamo ad esempio ai resti ossei ritrovati in siti come il Castrum di Artegna, qui vicino, che mostrano la presenza maggiore di animali allevati rispetto a quelli cacciati, quindi comunque la caccia doveva essere solo una parte secondaria dell'alimentazione proteica del periodo, ma invece doveva essere una parte centrale della percezione simbolica ed identitaria della popolazione, soprattutto della popolazione longobarda. Quindi un'attività che da sola non poteva sostenere l'alimentazione della popolazione, né tantomeno era finalizzata a questo, e che quindi avrebbe potuto benissimo venire relegata a attività secondaria, e che invece doveva avere un'importanza quasi strutturale nell'andare a definire i valori guerrieri e a rappresentarli nella quotidianità in assenza di effettive battaglie e guerre. Siamo di fronte quindi forse a uno di quei fenomeni che per noi moderni, per noi contemporanei, è molto difficile cogliere, proprio perché abbiamo pochissimi riferimenti scritti e l'interpretazione dei dati archeologici a nostra disposizione vengono fortemente influenzati dai punti di vista. Se pensiamo ai libri sui Longobardi di solo 20 anni fa, spesso si diceva come l'arco e la freccia fossero armi appunto vigliacche che non mal si adattavano alla popolazione longobarda, che invece voleva combattere in prima linea, eccetera. E però poi questo dato cozzava con la presenza di questi elementi nei corredi anche di guerrieri molto ricchi. Ecco che forse l'importanza della caccia invece può permettere di coniugare l'importanza dell'arco e della freccia con il suo valore nella pratica venatoria e con il suo specchiarsi nella pratica di guerra. Bene, speriamo di avervi interessato. Fateci sapere se mangerete selvaggina in questo periodo, in questo caso vi invidieremo. Alla prossima e mandi!